Che dite, iniziamo a pensare alle borse per le cerimonie? Ciao a tutti e bentornati su Katie & Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme la borsa Clarissa, ovvero questo modellino qui che è veramente facilissimo e velocissimo. Lo so che le principianti diranno ma quale facile, perché vedete il punto di lavorazione un po' elaborato, ma posso assicurarvi che con un po' di pazienza e di pratica anche le meno esperte riusciranno a realizzarla. Infatti questa borsa è realizzata con il punto mini puff zig zag che dà questa trama particolare alla borsa. Io veramente sono super soddisfatta e per realizzarla ho utilizzato il filato Ecovita 4 di DMC. Lo trovate sul sito ufficiale DMC e nelle migliori mercerie. Vi lascio tutte le info nel box informazioni qui in basso. Comunque, come vi dicevo, è un progetto veramente facilissimo e velocissimo. Calcolate che io il pannello ci sono messa e con una giornata e mezza barra 2 sono riuscita a portarlo a termine. Poi le varie rifiniture, comunque con 2-3 giorni ve la terminate tranquillamente. Ho rifinito il bordo con questo punto archetti, ma potete anche evitarlo se non vi piace. Non l'ho foderata né rigidita, ma vi consiglio assolutamente di farlo, soprattutto se utilizzate un filato come questo in cotone, perché con il peso potrebbe cedere. Quindi vi consiglio di rigidirla anche semplicemente con dei pannelli di feltro, molto semplice, in modo da renderla anche più compatta e quindi evitare che con il peso possa perdere la sua forma originale. Il progetto, come sempre, è completamente personalizzabile nelle dimensioni. Durante il tutorial vi ho dato tutte le indicazioni per poter modificare le misure. È veramente molto semplice, ma comunque per una borsa da cerimonia queste dimensioni vanno più che bene, ci entra veramente tantissimo perché non è proprio piccolissima, è una borsetta. Ho semplificato anche il manico, non l'ho fatto tubolare, ma ho semplificato e velocizzato i passaggi per poter realizzare un manico che possa sembrare comunque tubolare. Comunque vi ho spiegato tutto durante il tutorial, quindi non mi dilungo più di tanto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se la realizzerete. Se cercate lo schema scritto, ovviamente la versione per mancini la trovate sul mio blog katieandmade.com. Se non volete perdervi tutte le anteprime e le novità, mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzerò 2 gomitoli di filato Ecovita 4 di DMC in questa bellissima colorazione, 2 moschettoni tondi per il manico, una coppia di bottoni magnetici. Lavorerò il tutto con l'uncinetto 3,5, marcapunti ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo dal pannello centrale, quindi quello principale della nostra borsa. Il numero di catenelle da avviare che ci occorrerà per la lavorazione del progetto dovranno essere dispari per ottenere un numero pari di maglie successivamente, quindi mi faccio il cappietto iniziale e vado ad avviarmi 31 catenelle che corrisponderanno a circa 20 cm. Ve le lascio indicate anche qui in alto insieme alla misura in centimetri, ma comunque potete tranquillamente variare le dimensioni seguendo le indicazioni che vi ho dato. Quindi mi faccio la base di catenelle dispari, compresa anche quella per girare. Lavorate tutte le catenelle, facciamo la prima riga a maglia bassa, quindi partendo dalla seconda catenella andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto, otterremo 30 punti di base. Ok, lavorato l'ultimo punto, adesso partiamo con la lavorazione a punto mini puff, quindi voltiamo il lavoro. La lavorazione è veramente molto semplice, quindi partiamo facendo una maglia bassa nel primo punto ed una maglia bassa su questa maglia bassa. In questo modo alzeremo il lavoro e sostituiremo la prima mezza maglia alta. Ci spostiamo nel punto successivo. Entriamo, prendiamo il filo e lo tiriamo su, carichiamo il filo sull'uncinetto
entriamo di nuovo nello stesso punto, prendiamo il filo e tiriamo su, carichiamo di nuovo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto, prendiamo il filo e tiriamo su. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte insieme in questo modo e facciamo una catenella. Saltiamo un punto, andiamo nel successivo e ripetiamo lo stesso procedimento, quindi ci inseriamo. Non ho caricato il filo sull'uncinetto, mi sono inserita direttamente nel punto, prendo il filo e tiro su, carico, mi inserisco nel punto, prendo il filo e tiro su, carico, mi inserisco nel punto, prendo il filo e tiro su. Ho sempre le 6 asole sull'uncinetto, le chiudo tutte insieme, faccio una catenella e questo sarà il risultato. Salto di nuovo un punto, entro, prendo il filo e tiro su, carico, entro, prendo il filo e tiro su, carico, entro, prendo il filo e tiro su. 6 asole sull'uncinetto, carico e chiudo tutte insieme, faccio una catenella e ripeto questo procedimento per tutta la riga. Ovviamente nell'ultimo punto chiuderemo con una mezza maglia alta. Ok, lavorato l'ultimo punto puff, ho fatto la catenella, mi avanzano 2 punti, ovviamente il penultimo lo salto, nell'ultimo lavoro una mezza maglia alta. In questo modo, quindi questo sarà il risultato della prima riga di punto puff. Ora voltiamo il lavoro, dovremo eseguire lo stesso procedimento più o meno e questo procedimento poi andrà ripetuto comunque per tutto il pannello. Quindi nel primo punto lavoro sempre le 2 maglie basse una sopra l'altra per sostituire la prima mezza maglia alta ed alzare il lavoro in questo modo. Poi devo spostarmi esattamente in questo spazio qui che vedo. Vedete, qui abbiamo 2 punti. Noi ci dobbiamo inserire esattamente in questo qui e dobbiamo ripetere lo stesso procedimento del punto puff. Quindi ci inseriamo, prendiamo il filo, tiriamo su, carichiamo, ci inseriamo, prendiamo il filo e tiriamo su, carichiamo, ci inseriamo, prendiamo il filo e tiriamo su. Avremo sempre le nostre 6 asole sull'uncinetto che andremo a chiudere tutte insieme. Facciamo una catenella e ci dobbiamo spostare esattamente non nel punto successivo, bensì nel prossimo, che è sempre questo buchino qui sopra al punto puff sottostante. Quindi per capire meglio dove inserirvi, mettete il lavoro in questo modo, non dovete inserirvi in questo punto, bensì nel successivo. Quindi saltate sempre un punto e andate nel successivo e si ripete lo stesso procedimento, quindi punto puff e catenella. Continuiamo così per tutta la riga. Al termine della riga avremo 3 punti, dobbiamo lavorare l'ultimo punto puff nel penultimo punto e siccome subito dopo abbiamo il punto dove dobbiamo fare la mezza maglia alta, non faremo la catenella e questo procedimento andrà ripetuto per tutto il pannello. Quindi da questo momento in poi questa sarà la riga che ripeteremo per tutto il pannello. Quindi questo è il risultato. Ora voltiamo il lavoro e ripetiamo lo stesso procedimento. Questo procedimento lo ripeteremo per il totale di righe che vi lascio indicate qui in alto insieme alla misura in centimetri. Ovviamente potete modificare il numero di righe o comunque le misure in base alla grandezza che volete dare alla vostra borsa, ma soprattutto per quanto riguarda la profondità della borsa, quindi in quel caso potete giostrare il progetto come volete. Quindi per quanto riguarda l'avvio del lavoro è sempre lo stesso, si fanno le 2 maglie basse una sopra l'altra e poi per quanto riguarda il primo punto puff lo facciamo ovviamente nel punto successivo
mentre per i successivi saltiamo sempre un punto e andiamo nel successivo e continuiamo in questo modo per tutta la riga, per poi ultimare facendo l'ultimo punto puff senza fare la catenella e si va a fare la mezza maglia alta nell'ultimo punto. Quindi questa è la differenza che dobbiamo tenere a mente. Quindi lavoriamo tutto il nostro pannello e ci rivediamo al termine. Bene, una volta che avremo lavorato tutte le nostre righe, io ne ho lavorate 47 totali, tralasciando la prima riga di maglia bassa, ed ho un pannello lungo circa 51 centimetri. A questo punto si parte con il giro di rifinitura. Qui vedete dei marcapunti che mi sono messa io per suddividere le varie parti del pannello, poi successivamente vi darò tutte le misure che vi occorrono. Quindi ci ritroveremo in questa situazione. Ho già girato il lavoro e parto direttamente con una maglia bassa nel primo punto, in questo modo. Mi sposto nell'asola successiva e lavoro una maglia bassa, ed andremo a lavorare una maglia bassa per ogni punto che ci ritroveremo qui sul bordo. Li vediamo benissimo se ci mettiamo in questo modo. Quindi questo è il punto successivo, mi inserisco e lavoro una maglia bassa, punto successivo, mi inserisco e lavoro una maglia bassa, e così via. Dovremo ritornare ai punti iniziali. Quindi all'inizio avevamo 30 punti di base, dovremo ottenere di nuovo 30 maglie basse su questo lato. Quindi procediamo in questo modo fino all'angolo. Arrivati nell'angolo facciamo una catenella, una maglia bassa nello stesso punto, quindi rientriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia bassa, dopodiché dovremo procedere con la rifinitura del lato più lungo. Avendo alzato il lavoro con le 2 maglie basse ed avendo terminato con la mezza maglia alta, che ci conta sempre come 2 punti, per ogni riga di lavorazione sottostante noi andremo a lavorare 2 maglie basse. Quindi ora mi sposto nel punto successivo, che corrisponde alla riga di mini puff, mi inserisco nel punto e all'interno lavoro 2 maglie basse. In questo modo, facendo 2 maglie basse nello stesso punto, avrò coperto questa riga e posso spostarmi direttamente alla seconda riga, entro nel punto più visibile, mi inserisco e lavoro 2 maglie basse. In questo modo mi sposto di nuovo nella riga successiva e lavoro 2 maglie basse e continuo così per ogni riga. In questo modo non devo stare a cercare i 2 punti sul bordo, ma mi inserisco direttamente nel punto corrispondente a quella riga e ci lavoro direttamente le 2 maglie basse, in modo da coprire perfettamente la riga, non perdere tempo a cercare il punto dove entrare eccetera, e velocizziamo molto anche il lavoro. Quindi procediamo in questo modo per tutta la riga. Quando arriviamo nel prossimo angolo ci fermiamo e vediamo come continuare insieme. Una volta arrivate nell'angolo facciamo una maglia bassa nella prima catenella, perché qui c'è la catenella di avvio, facciamo una catenella, una maglia bassa nello stesso punto e poi procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto. Qui è tutto ben evidente, quindi per ogni punto di base noi andiamo a lavorare una maglia bassa. Quando arriviamo nell'angolo successivo ovviamente ripeteremo lo stesso procedimento, quindi nell'ultimo punto lavoriamo una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa, e sul lato più lungo ripeteremo lo stesso procedimento che abbiamo fatto anche su quest'altro lato. Quindi procederemo lavorando 2 maglie basse per ogni riga di lavorazione fino a quest'angolo dove ci ritroveremo. Bene, una volta che avremo terminato il giro di rifinitura ci ritroveremo nell'angolo iniziale dove
abbiamo iniziato con il giro di rifinitura, appunto. Quindi qui andiamo a fare una catenella in questo modo e ci spostiamo esattamente sulla prima maglia bassa che abbiamo lavorato, quindi nel mio caso questa qui che resta un po' nascosta se non facciamo la catenella per girare. Quindi mi sono inserita nella prima maglia bassa e ci lavoro una maglia bassa al di sopra. Come dovremo procedere ora? Facciamo una maglia bassa per ogni punto sottostante e nella catenella che abbiamo fatto in ogni angolo lavoriamo 2 maglie basse. Quindi andiamo a fare un ulteriore giro di rifinitura a maglia bassa, lavorando una maglia bassa in ogni punto e facendo l'aumento in ogni angolo. Quindi ora faccio una maglia bassa in ogni punto sottostante e ci rivediamo al termine. Qui nell'angolo dove abbiamo la catenella facciamo 2 maglie basse, quindi l'aumento lo faremo in questo modo, 1 e 2, e poi continuiamo lavorando una maglia bassa in ogni punto. Poi ripeteremo l'aumento anche negli altri angoli, ci rivediamo al termine. Terminato anche questo giro, a questo punto ultimiamo facendo l'ultimo aumento, quindi nella catenella che abbiamo fatto all'inizio facciamo le 2 maglie basse. Ora possiamo tagliare il filo e andare a chiudere con l'asola di chiusura. Ci andiamo ad inserire esattamente in questo punto, non in questo perché altrimenti creeremmo un aumento. Quindi ci inseriamo nel secondo punto, entriamo e poi rientriamo nell'ultimo punto che abbiamo lavorato, quindi quello da cui siamo uscite. In questo modo avremo chiuso perfettamente. Andiamo a nascondere e bloccare il filo attraverso le maglie. Una volta che avremo ultimato il pannello, ora ci occupiamo della realizzazione dei laterali. Io salterò il passaggio fodera, ma vi consiglio assolutamente di foderarla per un effetto più rifinito e professionale, quindi voi vi andrete a foderare tutto il pannello retro. Molti di voi mi chiedono spesso come capire il dritto e il rovescio. Quando ci sono le maglie basse si capisce benissimo proprio dal rovescio della maglia bassa. Il rovescio della maglia bassa è questo, mentre il dritto della maglia bassa è questo. Se avessimo lavorato il pannello interamente a punto puff sarebbe stato indifferente perché è uguale, identico sia davanti che dietro. Comunque si mette il pannello al rovescio, vi ritagliate un pezzo di tessuto delle stesse dimensioni e forme del pannello, lasciando ovviamente sempre un po' di margine per lato per quanto riguarda poi la cucitura, perché ovviamente i bordi vanno ripiegati, e poi si cuce tutto qui. Trovate il tutorial dedicato alla fodera a pannello nella descrizione qui in basso, vi lascio il link del mio tutorial dedicato. Ovviamente non è su questa borsa, ma comunque vi faccio vedere la mia tecnica. Oltre alla fodera potete anche irrigidire il pannello sia con il feltro che con la rete. Io salterò questi passaggi per questione di tempo e passerò direttamente alla lavorazione dei laterali. Vi dico come ho suddiviso il mio pannello. Quindi questa zona qui, che è esattamente quella più vicina a dove abbiamo le catenelle di partenza del pannello, corrisponde alla base e ho messo il primo marcapunti esattamente a circa 20 cm dal bordo, quindi dall'angolo. Ho contato poi 8 punti e ho messo il marcapunti nell'ottavo, quindi il mio laterale sarà di 8 punti di base. Vi riportate ovviamente lo stesso numero di punti anche sull'altro lato, potete contare 6 punti che la misura in centimetri, io mi sono regolata con la misura in centimetri, quindi avremo 20 centimetri su questo lato e 20 cm su quest'altro. Questa zona qui invece corrisponde alla parte alta. Non sono obbligatori i marcapunti, li ho messi io per definire poi la patellina, quindi a questo punto andiamo a realizzare i laterali. Bene, quindi ora ci occupiamo dei laterali. Uno l'ho già realizzato, ci prendiamo lo stesso filo, ovviamente stesso uncinetto, facciamo un cappio. Qui abbiamo il primo marcapunti, ci andiamo ad inserire esattamente nella metà catenella
del punto marcato e anche nella solina retro, questa qui, queste stanghette qui che vedete, esattamente queste, ve le faccio vedere meglio in questo modo, ci inseriremo praticamente entrando al centro della catenella e nella solina che troviamo sul retro. Mi sono lasciata il cappietto sull'uncinetto, prendiamo il filo e facciamo una maglia bassa. Nel mentre mi porto anche la codina così la nascondo. Punto successivo, entro nella metà catenella e nella solina che vi ho detto, quella retro, prendiamo il filo e facciamo una maglia bassa e lavoreremo dal primo marcapunti all'ultimo. Io ho 8 punti di base, una maglia bassa per ogni punto. Ok, questo sarà il risultato ovviamente della prima riga. Tolgo il marcapunti perché non mi serve più e vi do anche la misura in centimetri, così riuscite a regolarvi meglio. Questi 8 punti nel mio caso corrispondono esattamente a 5 centimetri. Ora voltiamo il lavoro perché lavoreremo le righe di andata e ritorno e procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Quindi mi inserisco nel primo punto e lavoro una maglia bassa ed una maglia bassa su ogni punto. Procederemo in questo modo per il totale di giri che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Vi consiglio comunque di seguire sempre la misura in centimetri. Quindi raggiungiamo queste misure e poi ci vediamo per vedere come procedere. Bene, una volta che avremo lavorato tutte le righe, nel mio caso 29 righe che corrispondono esattamente a 19 cm e mezzo, a questo punto possiamo tagliare il filo e andarlo a bloccare tra le maglie. Quindi andiamo a cucire i nostri laterali. Io uno l'ho già cucito, poi devo tagliare i fili in eccesso, però comunque questo è il risultato. Andiamo a fissare il filo sul bordo del pannello centrale. Ovviamente partiremo dal bordo in basso, quindi alla base. Facciamo uscire il filo dal primo punto. E poi per tenere fermo il laterale ci andiamo a mettere un marcapunti fissando il laterale proprio nell'angolo. Mi metto un marcapunti in modo da tenerlo fermo. Faccio lo stesso ovviamente anche sull'altro lato. E poi iniziamo a cucire, quindi entriamo nel punto successivo e nel punto che si trova sul bordo della prima riga, perché io sono uscita dal primo punto che abbiamo lavorato per il laterale. Quindi entro, farò una cucitura a zig zag, quindi non quella che avvolge il bordo, ma entro, se esco da questo lato rientro da questo lato nel punto successivo ovviamente e nel punto frontale. Quindi rientro in questo modo. Ora sono uscita da questo lato, quindi rientro da questo lato e nel punto frontale in questo modo, e la cucitura quindi sarà in questo modo. Se preferite l'altra versione, quindi quella che avvolge tutto il bordo, potete farla tranquillamente. Quando siamo arrivati all'ultimo punto di questo lato, dobbiamo far passare il filo attraverso le maglie per passare sull'altro lato e cucirlo. Quindi mi faccio passare tranquillamente il filo attraverso le maglie in questo modo.
questo è l'ultimo punto, mi inserisco nel punto che avevo marcato, ci faccio una doppia passata per bloccarlo per bene, quindi rientro nello stesso punto d'angolo sia del laterale che del pannello e poi ripeto lo stesso procedimento che ho fatto su questo lato, quindi vado a cucire punto per punto. Una volta che avremo terminato anche questo lato, si va a bloccare il filo facendolo passare attraverso le maglie. Bene, una volta cuciti entrambi i laterali, questo sarà il risultato, quindi poi qui metteremo le calamite. A questo punto ci occupiamo del manico che sarà tubolare ma in maniera molto più semplificata, quindi non farò il classico tubolare ma andrò a creare una fascetta che poi chiuderò, quindi cucirò, quindi sarà una fascetta cucita che andrà a sostituire il classico manico a tubolare che abbiamo già visto comunque nella borsa Joliette e che andrò a riprendere in qualche modo anche per questa borsa perché è una tecnica veramente semplicissima e velocissima. Quindi ci prendiamo lo stesso filato e ci andremo ad avviare delle catenelle che corrisponderanno alla misura che ci occorre. Io qui in alto vi lascerò sia il numero di catenelle che la misura in centimetri che seguirò io, quindi cappietto iniziale e ci avviamo le nostre catenelle. Io ho fatto 55 catenelle che corrispondono a circa 33 centimetri. A questo punto torno indietro, quindi dalla seconda catenella lavoro una maglia bassa, faccio una maglia bassa su questa maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima mezza maglia alta perché andrò a lavorare a mezza maglia alta. Essendo il filato molto sottile, essendo un cordoncino sottile, voglio velocizzare il lavoro, quindi andrò a lavorare la mia fascia a mezza maglia alta, ma potete farlo anche a maglia bassa o maglia alta come preferite. Quindi carico il filo, punto l'uncinetto nel punto successivo e lavoro una mezza maglia alta e così via per ogni punto. Otterremo 54 punti di base calcolando che l'ultima catenella che facciamo non conta mai come primo punto. Ok, lavorato anche l'ultimo punto, voltiamo il lavoro e andremo a lavorare altre 2 righe a mezza maglia alta, quindi in totale otterremo 3 righe di mezza maglia alta. Partiamo sempre facendo 2 maglie basse una sopra l'altra per sostituire la prima mezza maglia alta ed alzare il lavoro. Se preferite potete fare anche le 2 catenelle o il metodo che utilizzate di solito e poi si procede lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante. Quindi lavoriamo questa riga e la successiva sempre nello stesso modo e poi ci rivediamo. Una volta che avremo lavorato le 3 righe a mezza maglia alta, a questo punto facciamo una catenella, andiamo a piegare la nostra fascetta in questo modo, volendo possiamo mettere anche un tubicino all'interno per renderlo più rigido. Ci inseriamo nella prima maglia, quindi dove c'è il nodino, in questo modo prendiamo il filo e facciamo una maglia bassissima. Punto successivo ci inseriamo nel punto e nel punto frontale dell'altro lato e facciamo una maglia bassissima e andremo a cucire tutta la nostra fascetta in questo modo.
Volendo potete anche tagliare il filo e andare a fare la solita cucitura con l'ago da lana. Una volta che avremo concluso, questo sarà il risultato, possiamo tagliare il filo e andarlo a bloccare attraverso le maglie. A questo punto, prima di ultimare la mia borsa, voglio rifinire ulteriormente la parte bassa della patella, ma potete tranquillamente saltare questo passaggio. Quindi ho messo un marcapunti esattamente nel primo punto dei due angoli, faccio un cappietto che poi nasconderò attraverso le maglie e vado ad agganciarmi esattamente nel primo punto laterale, quindi quello prima del marcapunti. Prendo il filo in questo modo, poi tolgo il marcapunti. Qui ho il primo punto che si trova sul lato corto del pannello, mi inserisco, lavoro una maglia bassa ed una maglia bassa nel punto successivo, dopodiché faccio 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, salto 3 punti, 1 2 3, vado nel successivo e lavoro una maglia bassa, di nuovo 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, salto 3 punti, vado nel successivo e lavoro una maglia bassa. Ripeto questo procedimento fino ad arrivare al marcapunti. Devo fare l'ultimo archetto, salto 3 punti, vado nel successivo, faccio una maglia bassa e poi faccio l'ultima maglia bassa nell'ultimo marcapunti, così mi ritrovo esattamente come l'inizio. Faccio una maglia bassissima nel punto successivo e questo sarà il risultato sul bordo, ma non abbiamo ultimato perché dobbiamo andarlo a rifinire ulteriormente. Quindi giro il lavoro, mi porto con delle maglie bassissime fino all'inizio dell'archetto, quindi salto il primo punto, vado nel successivo, faccio una maglia bassissima e una maglia bassissima nel successivo, in questo modo, e poi all'interno dell'archetto vado a lavorare 5 maglie basse, 1 2 3 4 e 5. Nella maglia bassa facciamo una maglia bassissima e nell'archetto successivo ripetiamo 5 maglie basse, 1 2 3 4 e 5, maglia bassissima sulla maglia bassa e continuo così fino ad ultimare il mio giro. Termino la riga facendo le ultime 2 maglie bassissime, ho già tagliato il filo, lo porto fuori e lo vado a bloccare attraverso le maglie. Questo sarà l'effetto. Ora ci occupiamo di applicare tutti gli accessori, quindi il manico con i suoi anelli al di sopra della patella e le 2 calamite. Possiamo metterne o una centrale o 2 agli angoli, se ne mettiamo 2 agli angoli è meglio. Bene, una volta che avremo cucito i bottoni magnetici, io ne ho cucito uno per angolo, quindi 2 in totale. Ho già posizionato anche i moschettoni tondi per il manico, ovviamente potete posizionarli come volete, io sto cercando di capire come posizionarli, però vi do un consiglio. Mi raccomando, irrigidite il pannello perché applicando soprattutto il manico sulla patella la lavorazione potrebbe cedere perché il filato è molto morbido, quindi vi consiglio assolutamente di irrigidirla. Va benissimo anche con un pannello di feltro, se lo prendete della stessa colorazione del filato potete anche utilizzarlo sia per irrigidire che per foderare se lo cucite in modo pulito lungo i bordi.
Quindi per quanto riguarda il manico, io ho posizionato i moschettoni in questo modo. Ora devo far passare i moschettoni attraverso il manico, quindi apro il moschettone e lo faccio passare attraverso le maglie sulla parte bassa del manico. In questo modo faccio lo stesso anche per l'altra estremità. In questo modo, e questo sarà il risultato. Qui poi vado a sistemare e lo faccio passare meglio attraverso i punti, perché con un solo punto puff, mettendo ovviamente il peso nella borsa, potrebbe cedere la lavorazione, come vi dicevo, ma comunque questo è il risultato finale. Io sono veramente super soddisfatta. È un progetto veramente semplicissimo, ma comunque la lavorazione lo rende davvero particolare. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se lo realizzereste. Vi ricordo che per questo progetto ho utilizzato il filato Ecovita 4 di DMC, lo trovate sul loro sito ufficiale e nelle migliori mercerie. Vi lascio tutte le info nella descrizione qui in basso. Se siete alla ricerca dello schema scritto e della versione per mancini, ovviamente del tutorial, lo trovate sul mio blog katieandmade.com. Il progetto è completamente personalizzabile sia nelle dimensioni che ovviamente per quanto riguarda tutto il resto degli accessori, quindi potete dar sfogo alla vostra fantasia. Continuate a seguirmi per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti e le novità. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!